Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Bavencio Merck Serono SpA, ultimo aggiornamento. 27 ottobre 2021. Cosa ha Bavencio? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bavencio durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa ha Bavencio? Bavencio è un farmaco a base del principio attivo Avelumab, appartenente alla categoria degli antineoplastici, anticorpi monoclonali e nello specifico anticorpi monoclonali. È commercializzato in Italia dall'azienda Merck Serono SpA. Bavencio può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Bavencio 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso 1 flaconcino 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Merck Europe BV. Concessionario: Merck Serono SpA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: Avelumab. Gruppo terapeutico: antineoplastici, anticorpi monoclonali. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: Bavencio è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule di Merkel, Merkel cell carcinoma, MCC, metastatico. Bavencio è indicato in monoterapia per il trattamento di mantenimento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma uroteliale, urotelial carcinoma, UC, localmente avanzato o metastatico senza progressione dopo chemioterapia a base di platino. Bavencio in associazione con Axitinib è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule renali, renal cell carcinoma, RCC, avanzato, vedere paragrafo 5, 1. Posologia: il trattamento con Bavencio deve essere iniziato e seguito da un medico esperto nel trattamento del cancro. Posologia: la dose raccomandata di Bavencio in monoterapia è di 800 mg somministrati per via endovenosa nell'arco di 60 minuti ogni 2 settimane. La somministrazione di Bavencio deve proseguire in base allo schema raccomandato fino alla progressione della malattia o a tossicità inaccettabile. La dose raccomandata di Bavencio in associazione con Axitinib è di 800 mg somministrati per via endovenosa nell'arco di 60 minuti ogni 2 settimane e Axitinib 5 mg per via orale 2 volte al giorno, a distanza di 12 ore, con o senza pasti, fino a progressione della malattia o tossicità inaccettabile. Per informazioni sulla posologia di Axitinib, fare riferimento alle informazioni sul prodotto di Axitinib. Premedicazione: i pazienti devono ricevere una premedicazione con un antistaminico e paracetamolo prima delle prime 4 infusioni di Bavencio. Se la quarta infusione è stata completata senza reazioni correlate all'infusione, la premedicazione per le successive somministrazioni va effettuata a discrezione del medico. Modifiche al trattamento: non si raccomandano aumenti o riduzioni della dose. In base alla sicurezza e tollerabilità individuale può essere necessario rimandare o interrompere la somministrazione. Vedere tabella 1. Le linee guida dettagliate per il trattamento delle reazioni avverse immunocorrelate sono descritte nel paragrafo 4, 4. Tabella 1. Linee guida per la sospensione o l'interruzione di Bavencio. Reazione avversa correlata al trattamento. Severità. Modifica al trattamento. Reazioni correlate all'infusione. Reazione correlata all'infusione di grado 1. Ridurre la velocità dell'infusione del 50%. Reazione correlata all'infusione di grado 2. Sospendere fino a che le reazioni avverse siano regredite al grado 0, 1.
Riprendere l'infusione con una velocità ridotta del 50%. Reazione correlata all'infusione di grado 3 o di grado 4. Interrompere definitivamente. Polmonite. Polmonite di grado 2. Sospendere fino a che le reazioni avverse siano regredite al grado 0, 1. Polmonite di grado 3 o di grado 4 o polmonite recidivante di grado 2. Interrompere definitivamente. Epatite. Per Bavencio in associazione con axitinib. Vedere sotto. Aspartato aminotransferasi, AST, o alanina aminotransferasi, ALT, superiori a 3 volte e fino a 5 volte il limite superiore della norma, LSN, o bilirubina totale superiore a 1,5 volte e fino a 3 volte l'LSN. Sospendere fino a che le reazioni avverse siano regredite al grado 0, 1. AST ALT superiori a 5 volte l'LSN, o bilirubina totale superiore a 3 volte l'LSN. Interrompere definitivamente. Colite. Colite o diarrea di grado 2 o di grado 3. Sospendere fino a che le reazioni avverse siano regredite al grado 0, 1. Colite o diarrea di grado 4 o colite recidivante di grado 3. Interrompere definitivamente. Pancreatite. Sospetta pancreatite. Sospendere. Pancreatite confermata. Interrompere definitivamente. Miocardite. Sospetta miocardite. Sospendere. Miocardite confermata. Interrompere definitivamente. Endocrinopatie. Ipotiroidismo, ipertiroidismo, insufficienza surrenalica, iperglicemia, endocrinopatie di grado 3 o di grado 4. Sospendere fino a che le reazioni avverse siano regredite al grado 0, 1. Nefrite e disfunzione renale, creatinina sierica superiore a 1,5 volte e fino a 6 volte l'LSN. Sospendere fino a che le reazioni avverse siano regredite al grado 0, 1. Creatinina sierica superiore a 6 volte l'LSN. Interrompere definitivamente. Reazioni cutanee. Rash di grado 3. Sospendere fino a che le reazioni avverse siano regredite al grado 0, 1. Rash di grado 4 o di grado 3 recidivante o sindrome di Stevens-Johnson, SIS, o necrolisi epidermica tossica, NET, confermata. Interrompere definitivamente. Altre reazioni avverse immunocorrelate, comprendenti miosite, ipopituitarismo, uteite, miastenia gravis, sindrome miastenica, sindrome di Guillain-Barré-Copyright, per una qualsiasi delle seguenti evenienze. Assegno sintomi clinici di grado 2 o di grado 3 di una reazione avversa immunocorrelata non sopra descritta. Sospendere fino a che le reazioni avverse siano regredite al grado 0, 1 per una qualsiasi delle seguenti evenienze. A reazione avversa potenzialmente letale o di grado 4, escluse le endocrinopatie controllate con la terapia sostitutiva ormonale. A reazione avversa immunocorrelata recidivante di grado 3, a necessità di 10 mg o PA al giorno di prednisone o equivalente per PA di 12 settimane. A reazioni avverse immunocorrelate persistenti di grado 2 o di grado 3 che durano 12 settimane o più. Interrompere definitivamente. I gradi di tossicità sono conformi ai National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Event Version 4.0, NCICT-KEV 4 e 03. Modifiche al trattamento quando Bavencio ha usato in associazione con axitinib. Se alto a sta a 0 yen 3 volte l'LSN ma 5 volte l'LSN o la bilirubina totale a 0 yen 1,5 volte l'LSN ma 3 volte l'LSN, la somministrazione sia di Bavencio sia di axitinib deve essere sospesa fino alla regressione delle reazioni avverse ai gradi 0, 1. Se le reazioni persistono, per più di 5 giorni, può essere presa in considerazione una terapia con corticosteroidi con prednisone o equivalente seguita da un dosaggio decrescente. Dopo la risoluzione delle reazioni avverse, considerare la ripresa del trattamento con Bavencio o axitinib o la risomministrazione sequenziale di Bavencio e axitinib. In caso di ripresa del trattamento con axitinib, valutare la riduzione della dose in base alle informazioni sul prodotto di axitinib. Se alto a sta a 0 yen 5 volte l'LSN o 3 volte l'LSN con concomitante bilirubina totale a 0 yen 2 volte l'LSN o bilirubina totale a 0 yen 3 volte l'LSN, interrompere definitivamente il trattamento con Bavencio e axitinib e prendere in considerazione una terapia con corticosteroidi.
Avviso sulla modifica del dosaggio quando axitinib ha usato in associazione con Bavencio. Quando Bavencio ha somministrato in associazione con axitinib, fare riferimento alle informazioni sul prodotto di axitinib per le modifiche raccomandate della dose di axitinib. Popolazioni particolari. Anziani. Nei pazienti anziani, a 0-65 anni, non è necessario alcun adattamento della dose, vedere paragrafi 5, 1 e 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Bavencio nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Insufficienza renale. Nei pazienti con insufficienza renale lieve o moderata non è necessario alcun adattamento della dose, vedere paragrafo 5, 2. I dati disponibili in pazienti con insufficienza renale severa non sono sufficienti per formulare raccomandazioni posologiche. Insufficienza epatica. Nei pazienti con insufficienza epatica lieve non è necessario alcun adattamento della dose, vedere paragrafo 5, 2. I dati disponibili in pazienti con insufficienza epatica moderata o severa non sono sufficienti per formulare raccomandazioni posologiche. Modo di somministrazione. Bavencio è destinato esclusivamente all'infusione endovenosa. Non deve essere somministrato tramite infusione rapida endovenosa o bolo endovenoso. Bavencio deve essere diluito con soluzione iniettabile di cloruro di sodio 9 mg/ml, 0,9%, o soluzione iniettabile di cloruro di sodio 4,5 mg/ml, 0,45%. Va somministrato nell'arco di 60 minuti tramite infusione endovenosa utilizzando un filtro in linea o un filtro aggiuntivo sterile, a pirogeno, a basso legame proteico, da 0,2 micrometri. Per le istruzioni sulla preparazione e la somministrazione del medicinale, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Reazioni correlate all'infusione. Nei pazienti in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione con avelumab. Avelumab ha metabolizzato prevalentemente attraverso vie cataboliche, pertanto, non ci si attendono interazioni farmacocinetiche tra avelumab e altri medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Bavencio durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Bavencio durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione. Le donne in età fertile devono essere avvisate di evitare la gravidanza durante la somministrazione di avelumab e devono usare misure contraccettive efficaci durante il trattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Avelumab altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Dopo la somministrazione di avelumab sono stati segnalati casi di affaticamento, vedere paragrafo 4, 8. I pazienti devono essere avvisati di essere prudenti durante la guida o l'uso di macchinari finché copyright non sono certi che avelumab non dia alterazioni negative su di loro. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. Avelumab è associato a reazioni avverse immunocorrelate. La maggior parte di esse, comprese le reazioni severe, si sono risolte dopo l'avvio di una terapia medica. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. 3 pazienti hanno ricevuto dosi superiori del 5%, 10% rispetto alla dose raccomandata di avelumab. I pazienti non hanno manifestato sintomi, non hanno avuto bisogno di alcun trattamento per il sovradosaggio e hanno proseguito la terapia con avelumab. In caso di sovradosaggio, i pazienti devono essere attentamente monitorati per segni o sintomi di reazioni avverse. Il trattamento ha di tipo sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica.
altri agenti antineoplastici, anticorpi monoclonali, codice ATC. L01XC31. Meccanismo d'azione. Avelumab ha un anticorpo monoclonale umano del tipo immunoglobulina G1, IgG1, diretto contro il ligando del recettore di proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica, pK, di avelumab è stata valutata mediante un approccio farmacocinetico, pK, di popolazione per avelumab in monoterapia e avelumab in associazione con axitinib. In base a un'analisi pK, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute in scimmie Cynomolgus che ricevevano dosi endovenose di 20-60 U. Elenco degli eccipienti: mannitolo, acido acetico glaciale, polisorbato 20, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.